Questo anno di guerra, sì, sembra un anno, ma sembra una eternità. Specialmente mi rendo conto quando si vive in queste situazioni difficili, questo tempo è molto lungo. Così devo dire come sta la gente in Ucraina. Dall'un lato con tanta speranza, come loro dicono, che vivono per la vittoria, ecco, che questo arriverà presto, e dall'altro lato vedo le persone che sono stanche di questa situazione. In qualche modo quelli che lo viviamo in Ucraina centrale, nell'Ovest, non siamo, diciamo, proprio in pericolo come la gente che vive nell'Est, perché veramente di là sono tutti i giorni, non ci sono le sirene, di là sono costantemente sotto il pericolo della vita, ma vedo anche stanchi proprio quelli che hanno i suoi parenti alla fronte. Sì, continuano, non nella massa come era all'inizio. Per esempio, come avete visto, 2 mesi fa, sì, è stato liberato la regione di Kherson, così la città di Kherson è vuota oggi. Ecco, direi di quella ultima massa della gente è venuta proprio di quella parte. E poi la seconda, anche sì, che sì, anche un po' segue nel media, è quella regione del Bakhmut, ecco, che erano tutti costretti di lasciare. Dobbiamo dire che non tutti hanno lasciato la sua città. Sì, in questo anno è cambiato anche secondo un po' le direzioni dalle organizzazioni internazionali, perché all'inizio abbiamo aiutato tanto con aiuto in prodotti, igiene, diciamo concretamente abbiamo distribuito alla gente, e ora si cambia un po' in questa modalità di dare una dignità alle persone, e aiutiamo anche con cash, aiuto, ecco, che ricevano una somma al mese le famiglie, che possano comprare quello che loro sanno che ha più bisogno. E poi siamo anche in processo di questo aiuto, sostegno socio-psicologico, no? Come dicevo prima, una cosa sì, dare alla gente quello che ha bisogno, ma anche sostenere questo. Ecco, questo devo dire che siamo all'inizio, stiamo cercando anche le modalità, perché sappiamo che questa è una questione speciale, non si tratta del stesso sostegno come in una condizioni normali, ma è una, sì, nella guerra, e anche qui ci servono specialisti, e anche vedo qualche sostegno anche degli stati che hanno passato già la guerra, che hanno già alcuni modelli che possono aiutarci in questo contesto. Sì, diciamo, io anche in contatto con i nostri collaboratori che sono in nostre città, diciamo, i nostri centri, sono molto spesso in contatto, così vedo anche, sì, il loro lavoro che lo fanno dopo un anno, con poca pausa, diciamo, non so se hanno avuto qualche tempo di riposare un po', vedo che si sente la stanchezza, no? Ma dall'altro anche perché sono proprio loro che sono in contatto con quelle persone, sono loro che toccano queste mani di quelle sofferenze di questa gente che ha perso i suoi, ecco, di questa gente che ha perso la sua casa. Per questo si vede tanto anche questo subire, no? Tutti questi dolori, queste storie, e prendere le loro, perché vedo quando parlano di questo veramente gli dà tanta, sì, anche forza di andare avanti. Penso che questo potrebbe essere una di queste spinte, no? Che ti dà, che vedi che dai una mano a qualcuno, che ti dà poi. E poi quelli che sono, diciamo, a Kharkiv, no? È una parte della città totalmente distrutta, e la gente vive di là, e loro, nonostante i bombardamenti, sempre vanno di là a aiutare. Così vedo che lavorano dalla mattina alla sera, ma nonostante questo vanno avanti.
Quanto, sì, Dio sa, ma anche vedo che Dio dà tante grazie e anche tanta forza. Sì, la forza e speranza per andare avanti. Io adesso dico alle persone che li vedo intorno. Vi dico un'esperienza della nostra vicina che il suo marito è in guerra. Una famiglia bellissima, una famiglia veramente che si amano tanto e non posso immaginare cosa succederebbe se questo marito morisse. E io mi chiedo, ma dove riceve quella forza? Non so cosa io avrei fatto nel suo posto, ecco. E vedo quanto lei è in donazione, quanto lei fa per quel marito, non solo per lui, anche quelli che sono intorno, quanto ogni settimana fa le cose a casa, li manda via apposta, tanti sacrifici. E se prima, per esempio, vedevo quanto per loro era importante viaggiare, tutte quelle cose, adesso sono non so in quale posto, ma non sono più importante è essere insieme, ecco, vivono proprio per quello che possono un giorno veramente stare solo insieme. E poi c'è anche la preghiera, ecco, questo sostegno è molto importante, ecco, questo tiene anche le persone, sì, che resistono, che vanno avanti. Vedo quanto violenza ho visto io in questo anno, forse più sentito come visto, quanto odio, non è scontato, mi sono resa conto che queste cose, va bene, adesso succede in Ucraina, ma non si sa mai e che dobbiamo fare tanto che specialmente forse le nuove generazioni insegniamo contro questo odio, contro la violenza. Ecco, questo vedo tanto che si può fare, sì, dove siamo, adesso lo stesso in Ucraina, ma anche fuori l'Ucraina, e che questo sono questi esempi che possono garantire, ecco, che queste cose non succederanno più.